Si parla già di nuova Inter con l'arrivo di Christian Chivu, ma forse la vera rivoluzione arriverà soltanto la prossima estate. È un mercato, quello che si è appena concluso, senza grossi scossoni, che ci restituisce una squadra con qualche innesto, ma comunque sempre fedele alla vecchia guardia. Poteva e forse per qualcuno, per molti doveva essere questa l'estate della rivoluzione, dei cambiamenti, e invece si è scelto di rimandare, continuando a puntare sugli stessi uomini con l'inserimento di qualche elemento, con qualche volto giovane che potrà fare affidamento e potrà avere alle spalle un gruppo consolidato nonostante ferite aperte, nonostante qualche incomprensione, ma che è un gruppo che ad oggi già sappiamo essere destinato in prospettiva a cambiare, e quindi la vera rivoluzione, quella che tutti si aspettavano quest'anno, sembra essere stata appunto rinviata semplicemente all'estate del 2026, con diversi giocatori importanti, principali appunto nell'assetto odierno, pronti a lasciare la squadra e appunto andando a cambiare un po' quello che è il volto dell'Inter in maniera definitiva. Nel contenuto di oggi andremo a vedere chi sono i nerazzurri destinati a lasciare Milano a parametro zero, con un occhio particolare al reparto difensivo, alla porta e al reparto difensivo, perché sono i settori destinati, ecco, a subire cambiamenti più pesanti, più importanti. Prima di partire però io vi ricordo di lasciare un like al video, di continuare a sostenere e a supportare il progetto Passione Inter con una community attiva e insomma ricca di interisti da tutto il mondo, il nostro club passioneinter.club. Io andrei direttamente al dunque, partirei quindi dai nomi più chiacchierati, nomi che nelle ultime estati, insomma, nell'ultimo periodo sono stati oggetto di discussione. Faccio riferimento ovviamente ad Acerbi e De Vrij. Ogni estate da 2 anni a questa parte si parla di loro, ogni estate sembra quella dell'addio, ma l'Inter ha continuato a puntare su entrambi, finora ha avuto ragione. Ad oggi però con appunto il discorso del contratto in scadenza è difficile pensare, insomma, di vederli, o perlomeno soprattutto forse Acerbi, adesso ne parliamo, di vederlo ancora in maglia nerazzurra. Parto proprio da Acerbi che, lo ricordiamo, va per i 38 anni e forse è questo che rende la discussione più accesa, non tanto per rendimento, anzi Acerbi ha sempre dimostrato di essere una garanzia per l'Inter, ma appunto per un discorso anagrafico è stato al centro delle discussioni. Quest'estate insomma le voci sono aumentate con l'addio di Inzaghi, che è stato colui che l'ha voluto fortemente all'Inter, con anche la suggestione Leoni, chiamiamola così, insomma le voci su Leoni e il discorso della clausola che l'Inter avrebbe potuto esercitare per rescindere il contratto, la clausola da 500.000 euro, che poi ha deciso di non esercitare e tenersi il giocatore anche per questa stagione. Su di lui diciamo che non metterei la firma perché appunto le vie del calciomercato, il calcio è strano, se vogliamo utilizzare frasi standard, sono infinite, quindi tutto è possibile, però diciamo che è il giocatore che più mi aspetto di vedere, ecco, in uscita il prossimo anno con il contratto in scadenza e in mancanza, diciamo, dei presupposti per appunto continuare ad indossare la maglia nerazzurra, soprattutto per un discorso anagrafico, perché è tutto lì, secondo me gira tutto intorno a quello, visto che, come dicevo prima, Acerbi si è sempre dimostrato un giocatore centrale all'interno del progetto Inter, sicuramente all'interno del progetto Inter di Inzaghi, lo vedremo quest'anno sotto la guida di Chivu, ma appunto ha dato molto e ha dimostrato molto in queste stagioni, quindi ne faccio un discorso prettamente anagrafico. De Vrij, direttamente collegato ovviamente ad Acerbi per appunto ruolo. De Vrij è più giovane, va per i 34 anni, però anche lui è in scadenza nel 2026 e quindi anche qui vanno fatte delle valutazioni. Il prossimo anno, nel 2026, avrà un anno in più, già oggi da molti è ritenuto un over, è ritenuto uno di quelli che appunto dovrebbe lasciare l'Inter, soprattutto se l'obiettivo di Octree è quello di creare un progetto giovane. In questo caso ho qualche dubbio in più. Se dovesse rimanere o l'Inter dovesse decidere di prolungare, rinnovare il contratto di De Vrij, non sarei neanche troppo stupita sinceramente, come vice e non come titolare, questo ovviamente è chiaro. C'è anche un discorso relativo
all'ingaggio perché, De Vrij è anche arrivato a parametro zero, quindi nel caso, su un rinnovo di contratto, poi peserebbe solo l'ingaggio lordo che ad oggi, si aggira intorno ai 7.000.000 perché è appunto preso a parametro zero e quindi per tutti questi motivi forse l'Inter potrebbe anche decidere di tenerlo o in alternativa, appunto, se veramente l'idea è quella di creare un progetto totalmente giovane, totalmente, rinnovato e di abbassare l'età media, lui potrebbe essere, ecco, tra quelli in uscita per via della scadenza del contratto e per via, dell'età. Però ovviamente ribadisco, secondo me, per come si è mossa l'Inter in questi anni anche con altri profili, adesso ci arriviamo perché arriviamo a parlare di Darmian, non mi stupirei, come dicevo prima, se su De Vrij si facessero delle valutazioni in più su questi discorsi, come vice, ribadisco, e non come, titolare. In tutto questo discorso, della difesa per me non possiamo non parlare di Pavard e Akanji, perché molto di quello che si vedrà il prossimo anno, secondo me, nel reparto difensivo passerà per forza di cose dal futuro di Pavard e di Akanji, con Pavard che lo ricordiamo appunto è in prestito al Marsiglia, con diritto di riscatto, quindi se il Marsiglia dovesse decidere di non riscattarlo, tornerebbe a Milano e questo l'Inter non può non considerarlo. Dall'altra parte c'è Akanji che appunto può essere riscattato dall'Inter, vedremo quello che sarà questa stagione e quindi le 2 trattative potrebbero essere, diciamo collegate tra loro come lo sono state poi, ecco, in uscita per Pavard e in entrata per Akanji e quindi secondo me anche quello andrà molto a disegnare, ecco, il reparto difensivo perché eventualmente Akanji sappiamo che potrebbe essere sfruttato anche al centro, della difesa perché può fare entrambi i ruoli, braccetto di destra così come appunto centrale. E magari Pavard tornare come titolare sul centrodestra, ma queste sono supposizioni, ovviamente, sono delle dinamiche che possiamo inserire all'interno dei discorsi, però è tutto da vedere. Però ribadisco che comunque questo rientra un po' nella dinamica della futura difesa nerazzurra, perché, può andare a smuovere, ecco, in un modo o in un altro anche le varie decisioni su questo. In ogni caso in questa stagione Akanji me lo aspetto titolare sul centrodestra per l'uscita di Pavard, ma ne abbiamo parlato ampiamente. Resterei in zona centrodestra, ma in realtà se vogliamo anche centrosinistra, centrocampo, perché ovviamente, mi sto riferendo al jolly Matteo Darmian, anche lui in scadenza nel 2026. L'Inter aveva prolungato il contratto di Darmian per meriti sportivi, per minutaggio, insomma lo sappiamo, ha deciso di continuare insomma di continuare il percorso insieme a Matteo Darmian che ha dimostrato tanto in questi anni e che ha meritato di indossare la maglia dell'Inter. Io se esistesse l'elisir dell'eterna giovinezza lo darei a Matteo Darmian per tenermelo in casa Inter per tutto quello che ha dimostrato in questi anni, però sappiamo che ovviamente il fattore anagrafico conta tanto. Darmian va per i 36 ed è da capire appunto se l'Inter vorrà ancora proporre un rinnovo breve o chiudere definitivamente i rapporti alla scadenza. A proposito di chiusura dei rapporti, qui sicuramente andiamo a Mkhitaryan, che è uno di quelli che come Acerbi mi aspetto essere, in uscita, anzi mi aspetto in realtà, essere forse anche a fine carriera, perché appunto lui va per i 37, già durante la scorsa stagione aveva, dichiarato di avviarsi appunto verso il termine della sua carriera e anzi aveva anche detto che sarebbe potuta essere addirittura proprio la scorsa stagione l'ultima. Poi insomma non è andata così, però con questi presupposti, contratto in scadenza e un reparto di centrocampo che ad oggi ha elementi in abbondanza, poi ovviamente, il mercato insomma della prossima stagione vedremo quello che, ci darà anche in uscita, quindi non è detto che saranno ovviamente gli stessi elementi, però, in virtù di tutto questo vedo molto difficile una permanenza oltre la scadenza, un rinnovo e quant'altro. Ritorno indietro perché vado tra i pali, qui c'è tutto il discorso relativo a Sommer, che è ultimo ma non ultimo, anzi, il discorso relativo alla porta è qualcosa di molto, molto rilevante ed è un qualcosa che, si collega, anche diciamo, se vogliamo, a Di Gennaro, che è un altro dei nomi in scadenza del 2026 e soprattutto alle scelte dell'Inter e di
Joseph Martinez, che in questo momento è di fronte ad un bivio. Si è investito molto su Martinez, bisognerà capire se l'Inter la prossima stagione avrà abbastanza fiducia per farlo diventare il titolare tra i pali. Nel caso se Sommer volesse rinnovare, magari può farlo restando come secondo, però in quel caso sicuramente dovrebbe abbassarsi l'ingaggio. Qui andiamo ad aprire altri discorsi più grandi, però ecco, molto dipende dal futuro e dalle intenzioni di Joseph Martinez da un lato e dell'Inter dall'altro, però ecco, Sommer non me lo aspetto ancora titolare per un anno all'Inter, e se dovesse continuare con l'Inter me lo aspetto secondo, con appunto una riduzione dell'ingaggio. Tra l'altro in questi giorni ne stava parlando anche giustamente Lorenzo ieri in live, è rispuntato anche fuori qualche nome per la porta, perché c'è Bento, che è uno di quelli che era stato appunto accostato all'Inter nel periodo in cui poi abbiamo preso Martinez come vice Sommer, che sembra, secondo calciomercato.com, essersi riproposto all'Inter, o comunque sia stato dalla gente riproposto all'Inter, e quindi qui si riapre un'altra strada. Poi c'è Stankovic, Filip Stankovic ovviamente, che è stato riscattato dal Venezia, ma su di lui l'Inter ha il 50% sulla futura rivendita, e quindi potrebbe provare a riportarlo a Milano ad una cifra agevolata, e andando anche a rispecchiare quelli che sono i parametri di Octree sui giovani, quindi anche lì si può aprire un'altra strada. E vabbè, insomma, per mettere il punto sul discorso, ribadisco che comunque Sommer penso che si stia appunto avvicinando all'ultimo anno, che possa essere questo l'ultimo anno in maglia nerazzurra, o perlomeno da titolare in maglia nerazzurra. Da tutti questi discorsi stiamo escludendo i giocatori che potrebbero lasciare l'Inter a prescindere dalla scadenza, quindi giocatori che si apprestano magari, cioè che scadono nel 2027, o giocatori che sono già stati accostati al mercato in uscita, e ovviamente parlo di Çalhanoğlu, Zielinski, Frattesi, quindi sto escludendo tutta quella parte lì all'interno di questa rivoluzione, magari possiamo affrontarlo in un contenuto a parte o direttamente in live. Però per concludere, la stagione 2026-2027 è quella da cui mi aspetto una totale rivoluzione, che va ad aprire un ciclo completamente nuovo. Vediamo se ancora sotto la guida di Christian Chivu. Speriamo di sì, perché vorrebbe dire aver fatto un'ottima stagione quest'anno. Quello che chiedo a voi è: secondo voi quale tra questi probabili e possibili AD può pesare di più sulla prossima Inter? Faccio riferimento esclusivamente ai giocatori in scadenza, e se c'è qualcuno che tratterreste a Milano. Se sì, perché? Vi aspetto nei commenti per sapere tutto quello, insomma, che ritenete più giusto dirmi. Vi leggiamo. Vi aspetto soprattutto in live questa sera dalle 19:30, come sempre. Quindi ci vediamo più tardi. Intanto lascio a chi ci sta ascoltando in podcast un contenuto al link in descrizione. Se invece ci state seguendo su YouTube, vi basta cliccare qui.